A Pechino è scesa la notte, sono le 20 e questa probabilmente è una delle ultime sere, forse l'ultima, dato che domani Sinner giocherà in sessione serale, che potrò lasciare prima delle 8 di sera il National Tennis Center. Avevo promesso un Q&A, rispondo però da un luogo altrettanto significativo per lo sport cinese e non solo, perché sono al Bird Nest, nido d'uccello in generale, il complesso olimpico che nel 2008 ha ospitato i Giochi Olimpici, con Pechino che però si è rifatta anche il look olimpico per le Olimpiadi invernali del 2022. Infatti io sono stato qui in realtà 7 anni fa e con mio immenso dispiacere, almeno per il momento, non c'è più traccia delle mascotte olimpiche del 2008, per me onestamente tra le più belle dell'intera storia olimpica. Però avevo promesso un Q&A, abbiamo già raccolto un po' di domande, poi eventualmente se ce ne saranno altre in corsa risponderò dall'hotel. Non le ho davanti, quindi riassumerò il concetto, poi le metteremo in sovraimpressione. E la prima è su un pronostico, non sono amante dei pronostici, però non mi tiro indietro. Chi, qualora Sinner non dovesse vincere, vedo come papabile vincitore di questo torneo? Secondo me, dalla parte bassa, potrebbe essere il torneo di Rublev dopo la sconfitta contro Royer, anche perché oggi in allenamento con Buyun Chakete l'ho visto molto bene, anche se diciamo che Rublev un po' sempre in allenamento da questa percezione. E in quello spicchio, tra l'altro Rublev esordirà con Cobolli, quindi la speranza è di sbagliarmi, e in quello spicchio, che è lo stesso anche diciamo del quarto di finale di Musetti che è arrivato oggi a Pechino, c'è anche Alexander Bublik, che non so se sarà in grado di rincorrere le finals come ho letto, ma penso ci sia una domanda al riguardo. Però è un altro giocatore che secondo me può puntare a fare un buon torneo. La speranza è di sbagliarmi, anche perché poi andrebbe probabilmente ad affrontare al secondo turno Musetti. Nella parte alta vedo onestamente, qualora non ci dovesse essere poi il match-up contro Jannik, Alex de Minaur, perché è un giocatore che secondo me si sta esprimendo anche quest'anno bene. La Lever Cup magari gli ha dato un po' di ulteriori energie dopo New York, in cui secondo me si è espresso bene, tolta purtroppo la partita molto strana da entrambe le parti contro Felix Auger-Aliassime. Però c'è da dire che bisogna vedere un po' tutto questo gruppo di Lever Cup, anche se Rundolo, Zverev, che è seconda testa di serie, un po' come reagiranno al cambio di fuso orario di 16 ore, perché ora penso siano 16, se non sono 16 siamo lì, perché comunque nel giro di 2 giorni arrivare e giocare non è facile. In tutto ciò, a parte l'ingombrante zaino rosso, io spero che la qualità serale sia abbastanza buona. Com'è l'atmosfera a Pechino? Buona, vabbè, sono di parte perché sono qui, però devo dire dal punto di vista delle facilities del torneo, da spettatore, mi metto nei panni dello spettatore in primis, tanti campi di allenamento, un'ottima accessibilità, anche diversi punti dove tanti tifosi si riuniscono per chiedere autografi, però senza interferire troppo con quello che è il torneo. Poi c'è un grande rispetto, tra l'altro il pubblico cinese che riempie di regali i giocatori, veramente. Quindi da questo punto di vista trovo tanto interesse. E poi il centrale comunque è un centrale molto grande, ma ci sono altri 3 campi che comunque hanno che sono intanto strutture permanenti, ma che hanno delle capienze importanti, quindi per essere un combined WTA 1000 ATP 500 lo trovo veramente, ho avuto veramente un'ottima percezione. Tra l'altro, parlando un po' con qualche coach, qualche giocatore, anche la parte per i giocatori appunto è stata rinnovata e ne sono tutti contenti, quindi direi che l'atmosfera è buona. A parte diciamo giornalisti, bene, pranzo, cena c'è, a differenza di Shenzhen qui tocca mangiare cinese. E che altro dire? No, sala stampa bene, diciamo onestamente per il momento l'atmosfera è buona, e avendo visto l'accoglienza che hanno ricevuto i giocatori, soprattutto oltre a Sinner, amatissimi russi, quindi Medvedev e Rublev, penso che sugli spalti ci possa essere una grande atmosfera, anche se mi spiegavano che nelle sessioni diurne è difficile raggiungere il pienone, semplicemente perché ragazzi è difficile qui prendere le ferie per venire a vedere il tennis, quindi vediamo. Però per il momento bella atmosfera.
Mi siedo un attimo perché probabilmente a vedermi camminare vi è venuto il mal di testa, non so quanto sia stata una grande idea fare il Q&A camminando, ma impariamo da questo. E come ho preso questa frase sul passi avanti, passi indietro, secondo me Yannick ha detto un'altra cosa importante, che quando gli ho domandato se giocare eventualmente la partita di Cincinnati contro Carlos sarebbe stato magari utile ad avere dei feedback prima e poi quindi a portare qualche cambiamento nella settimana di US Open, lui ha detto ovviamente con i 6 con i mano non si va da nessuna parte, però quando poi gli ho chiesto se quella percezione di magari poter essere un po' più prevedibile l'aveva avuta lui o magari qualcuno del suo team, lui ha detto un piccolo campanello c'era stato, però in quella settimana, in quelle 2 settimane di New York non me la sono sentita di apportare cambiamenti. Ho provato ad andare un po' più a rete in finale, però questo non l'ho fatto, e quindi poi torniamo al discorso attuale, quindi quello in cui dice che il suo margine di errore qui a Pechino sarà più grande, che proverà, che finché non entrerà in campo non saprà effettivamente poi come saranno le cose, però in allenamento si è visto, ne ho parlato anche nel vlog di ieri, sta provando. Poi ovviamente ha ribadito una frase che a me era piaciuta molto a New York, è: non vi aspettate che a Pechino giocherò con la mano sinistra, nel senso non vi aspettate che il mio tennis cambi, il mio tennis è questo, lo ha ribadito di nuovo e ha detto non mi vedrete giocare solo slice di rovescio, non mi vedrete fare solo serve and volley, bisogna trovare un equilibrio, e questa è un po' la cosa che cercherà di trovare, quindi non mi aspetto niente di diverso anche oggi in allenamento, cose buone, cose meno buone. Il dritto è il colpo su cui la mia percezione è stata che si stia provando qualcosa di diverso, e quindi a volte anche un po' di timing manca, ovviamente tanto il servizio, ne abbiamo parlato, la verità è che finché non lo vedremo in campo non lo sapremo, ma soprattutto la verità è che a oggi sappiamo che ha un margine sugli avversari per cui il test davvero provante è quello con Alcaraz e pochi altri, quindi vedremo se andando avanti nel torneo ci sarà qualcuno che lo metterà in difficoltà, vedremo nei primi turni, quelli in cui ha questo margine, quanto proverà. Onestamente c'è grande curiosità, però Yannick, così come Carlos, l'abbiamo imparato, sono giocatori che non si fermano mai. A questo punto mi aggancio anche a questa domanda su quanta sincerità ho visto, questo lo può sapere solo lui, però effettivamente sta provando in allenamento, e poi non credo, ecco no, la sincerità si è vista in quella frase in cui dice appunto che magari a New York non se l'è sentita, mentre adesso ha capito che deve per forza andare in quella direzione, ma su questo non ho dubbi. Io mi ricordo lo scorso anno alle Next Gen Finals, alle Finals, un set di allenamento contro Zverev in cui giocò almeno 10-12 palle corte, che è una cosa che in partita non gli vedremo fare mai, perse quel set di allenamento, però poi all'esordio nel torneo giocò 3-4 palle corte, tutte in momenti importanti di punteggio e tutte che portarono al punto, quindi sovrastimolare quella cosa lì per poi farla quando serve in partita, è questo che serve a Yannick. Come ha detto, non gli serve giocare solo lo slice, anche perché poi parliamo di un giocatore, lui così come Carlos, e qui poi si apre un ampio discorso anche sul discorso fatto da Federer, che giocano tutti i colpi con una qualità talmente alta che poi lo riportano un po' in qualunque torneo e su qualunque superficie giochino, quindi non serve una rivoluzione assoluta, servono davvero dettagli, che sono gli stessi che hanno curato i Big Three. Io ci metto anche i Fab Four con Murray per stare sempre lì e per sfidarsi tra di loro, però lo dicevo a inizio anno quando Carlos stava andando così e così in Australia, è semplicemente periodi, saranno continui sorpassi, e ha detto bene, guarda, marca dopo la finale di Wimbledon, la storia continua, niente più, niente meno. 2 slam a testa lo scorso anno, 2 slam a testa quest'anno, vediamo come proseguirà. Eccola, l'ho riletta ora la domanda su Bublik a cui accennavo prima, che si divide fondamentalmente in 3 parti: se lo vedo tra gli 8, se mi piacerebbe averlo tra gli 8 e cosa ne penso soprattutto del fatto che abbia fatto la metà, più della metà dei punti tra ATP 250 e Challenger. Parto da quest'ultima, l'abbiamo visto un po' il tabellone ad Hangzhou, ha vinto a Gstad e sono stati tabelloni onestamente non eccezionali, però primo vanno vinti e soprattutto bisogna essere anche intelligenti da questo punto di vista nella programmazione. Ci sono storicamente tornei dove
si possono fare punti importanti, vedi quelli sulla terra post Wimbledon, vedi magari questi, io ricordo Pune ai tempi, e poi il discorso Challenger, che sono Challenger 175, io credo a Phoenix ha fatto finale e ha giocato Torino, e credo che in questi 2 tornei, vado abbastanza a memoria, abbia affrontato giocatori di ottimo spessore, forse più importanti anche per classifica di quelli con cui ha vinto a Kitzbühel, a Gstaad e ad Hangzhou. Vabbè, poi ha fatto il grande torneo sull'erba di Halle. Quindi questo, che giudizio posso dare? C'è da dire che più o meno sappiamo fino a Roland Garros come era andata la stagione di Bublik, quindi si è anche tenuto a galla con quei tornei, ed è una cosa che ci sta, perché comunque li devi giocare bene. E ricordo che anche Musetti con i Challenger 175 a Cagliari e Torino aveva salvato una stagione che poi l'ha portato a fare risultati come la semifinale di Wimbledon, come la medaglia olimpica, ma che fino a quel momento non era stata per niente esaltante. C'è da dire dunque che la stagione di Bublik è cambiata poi da metà, e da questa metà stagione in cui le cose sono cambiate non ha giocato neanche in Canada e a Cincinnati, quindi questo ovviamente ha ridotto ulteriormente le sue chance di poter portare a casa punti importanti. Detto ciò, la rincorsa, se è possibile, dipende su chi la facciamo. Secondo me la rincorsa, Djokovic lo contiamo? Perché tanti l'hanno tirato fuori dall'equazione presto, quando lui ha detto al momento ho solo Atene, ma non ha detto, e questo gioco delle 3 carte lui ce lo fa spesso, non vado a Torino, non vado a Shanghai. Quindi intanto lo vedremo a Shanghai, se le cose vanno bene. Onestamente parliamo di un giocatore che ha fatto 4 semifinali slam quest'anno, non vedo perché non andare a Torino, lo scopriremo. Quindi a quel punto la corsa su De Minaur, su Musetti diventa impegnativa, perché io, come ho detto, De Minaur lo vedo bene, non vedo un giocatore che in questi mesi perde quel distacco, anche se per esempio mi sembra che Bublik giocherà la settimana di Almaty mentre De Minaur non dovrebbe giocare. Se la corsa è sul posto, sulla 10ª posizione, quindi dove non contiamo, che poi di fatto diventerebbe l'8ª senza Djokovic e senza Draper che ha finito la stagione, quella da riserva, di Felix Auger-Aliassime, è una rincorsa possibile, perché Rublev, abbiamo visto tra alti e bassi, è quello. Felix Auger-Aliassime ha il grande credito degli US Open, ma non è detto che si riesca a riconfermare, quindi tra l'altro in quella corsa, causa matrimonio, ha perso un frangente in cui potevano arrivare bei punti, come poi è stato appunto la scorsa settimana per Bublik, lo stesso anche per Musetti, che comunque ha fatto finale a Chengdu. Se mi piacerebbe averlo tra gli 8, onestamente sì, vabbè, io tra gli 8 sarei contento anche di avere Tien o altri, semplicemente perché c'è una serie di giocatori che abbiamo visto tante volte alle finals e che se ci vanno hanno effettivamente merito, che però poi magari lì difficilmente riescono a fare il colpaccio, ma secondo me è un discorso un po' generico che andrebbe approfondito, anche se quest'anno, ecco, sarei molto curioso di vedere, sono molto curioso di vedere come se la caverà Shelton, perché magari anche a New York senza l'infortunio qualcosa in più avrebbe potuto fare, perché l'impressione è che per quanto sia ancora lontano da Sinner e Alcaraz, nello scontro diretto secondo me pian piano qualcosa sta imparando, quindi sono molto curioso, vediamo. La mia passeggiata ha preso una piega decisamente musicale e quindi forse l'ultima domanda la faccio dall'hotel.